Ciao a tutti, ben arrivati o bentornati su questo canale. Io sono Matteo e siamo su Spirito Combattivo. E oggi facciamo un allenamento di 500 calci in circa 30 minuti, ma ci vediamo dopo la sigla. Eccoci, prima di iniziare l'allenamento di oggi però vi ricordo di iscrivervi al canale e di visitare il sito www.spiritocombattivo.it. Iniziamo subito con l'allenamento, facciamo come ho detto 500 calci che saranno suddivisi in blocchi di 100, quindi 100, 200, 300, 400 e 500 calci. Le faremo in blocchi, in sottoblocchi di 25 o 50. Mettiamoci in posizione in piedi, dato che siamo freddi inizierei con calci semplici, senza posizioni basse, zen con sudashi o altro. Quindi iniziamo subito, 50 megheri sinistro e destro alternati. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 20, 30, 40, 50. Dato che stiamo facendo appunto riscaldamento ancora, non importa andare in altezza o in profondità, cerchiamo semplicemente di lanciare i calci, quindi fare dei calci piuttosto frustati. Primi 50 andati, adesso facciamo Yoko Geri sempre da posizione in piedi, quindi Yoko Geri, ricordiamo di fare sempre, cercare di fare preparazione e calcio. Quindi questo, via con il secondo gruppo di 50, 1, 2, alternati, 3, 4, 5. Cerchiamo di mantenere l'equilibrio, non è banale. Se non ci riusciamo ci possiamo appoggiare senza problemi. (25) 40, 50. Ho fatto il primo gruppo di calci, quindi 100 calci. Facciamo 30 secondi di pausa e partiamo con il secondo blocco di calci. Ricordiamoci che è importante, dato che ora andremo a fare comunque calci di difficoltà maggiore, cercare di non perdere l'equilibrio e cercare anche di andare a terminare il calcio, quindi non un calcio, un magheri come questo, ma cercare di stenderlo completamente. Quindi sia fare la preparazione corretta, calcio sopra, il ginocchio in alto e stendere calcio, richiamare e tornare in posizione di partenza, quindi
che sia il Megeri, che sia lo Yokogeri, quindi preparazione, calcio, richiamare e andare giù. Quindi ovviamente andando avanti, dato che saremo probabilmente più stanchi, sarà più difficile mantenere l'equilibrio, però cerchiamo di mantenere l'equilibrio e di andare a terminare i calci. Andiamo con il secondo blocco di calci e adesso facciamo alternato Megeri, 25 con la gamba destra e 25 con la gamba sinistra. Quindi posizione di Zen Sudashi, andiamo con il secondo gruppo. 1, 2, 3, come detto cerchiamo di stendere il calcio. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 25, ricordiamo nel Megeri e cerchiamo di fare il calcio corretto, quindi non solo la preparazione, quindi tirare su, ginocchio, stendere, richiamare, andare giù, ma cercare anche di mantenere frontalmente il piede, quindi non girare il piede mentre facciamo il Megeri, ma cercare di mantenerlo frontale, questo. Andiamo con gli altri 25, 1, 2, 3, 4, 5, stendiamo, cerchiamo di stendere, abbiamo fatto i secondi 25, quindi 50 calci Megeri. Ora facciamo Yokogeri, non in piedi, ma in posizione Kibadashi, posizione anche detta del cavaliere del fantino, che sembra di quasi stare a cavallo, ovviamente posizione più larga, ma sarebbe la posizione del fantino. Adesso facciamo 25 Yokogeri con la gamba destra, ora abbiamo fatto la sinistra, quindi gamba destra e poi 25 Yokogeri con la gamba sinistra. Allora, quindi da preparazione andiamo a tirare il calcio e torniamo in posizione. Quindi 1, 2, 3, 4. Cerchiamo di stendere, come ho detto, ricordiamo, caricare e stendere. (25 calci). Ora facciamo il gamba sinistra, quindi stessa posizione, e Kibadashi, non importa andare eccessivamente bassi. Cerchiamo di girare il piede a terra, così. 7. Soprattutto se vogliamo andare in altezza.
dovrei aver fatti 25, esatto, ho perso il conto, 25 o 26. E ci riposiamo 30 secondi. Abbiamo fatto il secondo blocco di calci, quindi 200 calci. Adesso andiamo a salire un po' di difficoltà, dato che comunque siamo un po' caldi, ci siamo già riscaldati. Quindi andiamo a fare Mawashi Geri. Mawashi Geri destro e Mawashi Geri sinistro. Quindi da Zenko Sudashi Mawashi Geri, dopodiché possiamo fare un Ushiro Geri, dopo lo vediamo, non Ushiro Geri completo, quindi il classico Ushiro Geri, dopo comunque lo vediamo, ma un Ushiro Geri con la gamba anteriore, dato che fare 25 giri non è semplice, da 3, 4, 5, 6, già per arrivare a 10 Ushiro Geri contemporaneamente è piuttosto impegnativo, perché dobbiamo girare 25, ovviamente è impensabile, quindi ci alterniamo e facciamo con Ushiro Geri con la gamba anteriore, così per fare 50 calci. 10 secondi ancora, ripartiamo. Quindi ho detto Mawashi Geri, ora andiamo con il terzo blocco, quindi da 200 a 300 calci, e la faccia da 200 a 300 calci. Quindi ci mettiamo in Zenko Sudashi nuovamente e facciamo 25 Mawashi destro, quindi Mawashi classico con la gamba posteriore, quindi il Mawashi Geri, calcio frustato. Via! Non è semplice tornare in posizione, cerchiamo il più possibile di ruotare e di tornare in posizione di partenza. Più impegnativo, però cerchiamo. Non è semplice ruotare anche a seconda del tipo di pavimento. Dovrei aver fatto 25 Mawashi. Ora facciamo 25 Mawashi sinistro. Come ho detto, non è semplice ruotare, soprattutto a piedi scalzi, mentre è un po' più semplice se siamo già con delle scarpe da ginnastica. Con quelle scarpe è più facile ruotare, perché Mawashi dovrebbe essere fatto ruotando completamente il piede. Andiamo con il Mawashi sinistro, 1, cerchiamo di mantenere, se possibile, la guardia, di non aprirci in questo modo qua. 17, 18, almeno il possibile la guardia. Altri 25 Mawashi. Ora andiamo a fare, sempre per il terzo blocco, come ho detto, degli Ushiro Geri, però con la gamba anteriore.
quindi non lo shirogeri classico che è preparazione calcio, ma con la gamba anteriore, quindi ci giriamo così e andiamo a colpire con la gamba anteriore, quindi con il tallone. Quindi fatto gamba sinistra, facciamo gamba destra avanti, Zen Kotsudashi. Quindi via con Ushirogeri anteriore, quindi ci giriamo, ci prepariamo e tiriamo calcio e torniamo indietro, ci prepariamo e andiamo. Ricordiamoci la preparazione, così 16, (25). Ricordiamoci qui due cose importanti: la guardia, come dico, ho detto e dirò sempre, cercare possibilmente di mantenere la guardia, e l'altra cosa, quando mi giro, di non fare questo, cioè poi tiro a caso, no, bisogna guardare il bersaglio, come dovessi scoccare con una freccia, con un arco o con una balestra o con una pistola. Io miro il bersaglio e tiro. Quindi mi giro, miro il punto immaginario, o se abbiamo un bersaglio reale, un sacco, una persona, e tiro. Quindi via, 2, miro e scocco la freccia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, guardia, ricordiamo, e altri 25, quindi siamo a quota, se non sbaglio, 400 calci, no, 300 calci, no, ho sbagliato, 300 calci. Ora andiamo sì con il quarto gruppo di calci, quindi dai 300 ai 400, altri 20 secondi di pausa e iniziamo. Adesso facciamo Kakato Geri alternato con Nitsa Geri. Quindi Kakato Geri è un calcio che è nello Shotokan, almeno che pratico io, è importato, diciamo, dal Kyokushin. È un calcio molto potente. Il Kakato Geri è calcio detto anche ad ascia, che va a tagliare in due il bersaglio. È un calcio potente che quindi appunto è importato, nello Shotokan tipicamente non c'è. E poi facciamo alternato con l'Itsageri, che invece è la ginocchiata, quindi tecnica che troviamo anche in mille altre arti marziali, Muay Thai o altro, quindi ginocchiata di rottura che in genere va a colpire o l'addome o il volto, tirando giù le spalle e la testa dell'avversario. Quindi partiamo con il quarto blocco di esercizi, quindi in Zen Kotsudashi facciamo 25 Kakato Geri con la gamba
destra e poi con la gamba, no, alternati, facciamo destro e sinistro e poi 25 Izagiri, 25 Kakatogiri e 25 di nuovo Izagiri, dato che Kakatogiri comunque è un calcio piuttosto impegnativo da fare. Quindi guardia, ricordiamoci, andiamo a fare il Kakatogiri, che è questo, tiriamo sulla gamba e poi andiamo giù come fosse un'accetta, un'ascia, una katana. Quindi via, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso facciamo 25 Izagiri, manteniamo, ripeto ancora, la guardia il più possibile, quindi ora sempre Zekotsudashi, facciamo 25 alternati Izagiri, quindi destro sinistro, destro sinistro, così, 1 e cambiamo guardia, 2 e cambiamo guardia, 3, 3, tiriamo giù il volto dell'avversario, per massimizzare gli effetti dell'urto del calcio. Dovremmo averne fatti 25, forse anche un paio di più. E adesso ripetiamo 25 Kakatogiri alternati e 25 Izagiri finali per questo penultimo blocco di calci. Quindi ci rimettiamo in Zekotsudashi, controllo il microfono che sia tutto a posto e facciamo alternati Kakatogiri che abbiamo fatto prima, quindi a colpo ad ascia. Via! L'importante è andare giù, il calcio non è questo, non è andare in su, ma è intornare giù, quindi vado su e poi devo andare giù al massimo della potenza, perché va a spaccare. Giù. Giù. Dovremmo averne fatti anche qui 25 se non erro, e ora gli ultimi 25 Izagiri, quindi sempre Zekotsudashi, destro sinistro, destro sinistro, destro sinistro, quindi via. Possiamo andare anche in profondità con il calcio, quindi questo. O questo in altezza, a piacere.
Perché qui dovremmo averne fatti 25. Quindi abbiamo fatto il quarto blocco di calci. Quindi siamo a quota 400 calci. Aspettiamo altri 30 secondi e partiamo con l'ultimo blocco, il rush finale. Adesso come ultimo blocco di calci farei mawashi anteriore, quindi mawashi geri con la gamba anteriore, quindi sinistro se siamo con Zenko Sudashi sinistro, o mawashi destro se siamo con la gamba destra posteriore, e negli ultimi 50 calci si potrebbe ripetere qualcosa all'inizio, quindi anche un maigeri semplice, un maigeri doppio, quindi sinistro-destro insieme, come ultimo blocco di esercizi. Ricordiamo sempre, anche se ora iniziamo ad essere un po' stanchi, cerchiamo di mantenere la concentrazione, di dosare le nostre energie. Se sappiamo, questo sempre in un allenamento, che dobbiamo allenarci per 1 ora, per 2 ore, per 3 ore, quello che è di dosare le energie in base al tempo a disposizione. A volte capita negli stage di avere 3 ore di allenamento e magari dopo 3 ore di allenamento di avere l'esame, dobbiamo dosare le nostre energie per arrivare all'esame a fine delle 3 ore con delle energie sufficienti per mantenere l'esame. Non è scontato, perché a volte può capitare che uno si impegni troppo, si esageri troppo nell'allenamento, arriva in fondo di 2-3 ore e non ha più energie, quindi dosare le energie con il tempo a disposizione. Partiamo, come ho detto, con l'ultimo blocco di esercizi, quindi Zenko Sudashi avanti, mawashi geri anteriore. Quindi via. Come sempre cerchiamo di girare il piede a terra. (25) con la gamba sinistra, andiamo con la gamba destra, quindi qui ovviamente ruotare la gamba come ho detto, e cercare di vedere il nostro bersaglio e guardia, non perdiamola mai, soprattutto nei calci tipo mawashi in cui andiamo a ruotare il bacino, viene piuttosto naturalmente aprire le braccia, quindi quindi non questo, ma questo. Via, 2. E 25 e torniamo a Zenko Sudashi. E adesso l'ultimo sottoblocco di calci, farei un maigeri alternato, quindi non maigeri classico con la gamba destra, ma alternato, quindi sinistro destro, quindi partendo da Zenko Sudashi, gamba sinistra avanti, maigeri sinistro, maigeri destro, quindi via, 1, 2 e torniamo in posizione, 3, 4 per 25, 6, 7,
25 e 26 e cambiamo gamba. L'importante qua nei calci di non concentrarsi solo su un calcio, quindi io so che devo fare 2 calci, questo lo tiro subito velocemente e poi mi concentro sul secondo. No, cerchiamo di non perdere la concentrazione, o il contrario, mi concentro sul primo, tiro fortissimo il primo, poi il secondo lo devo lanciare, boom, lo lancio, magari sono stanca e ritorno via. No, cerchiamo di eseguire entrambi i calci correttamente. Facciamo attenzione, quindi 1, 2 e torniamo, preparazione, stendere, tornare, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 25 e 26. E torniamo su. Vediamo. Os. Con questo abbiamo fatto 500 calci. Ottimo lavoro. Adesso non ci fermiamo completamente. Abbiamo finito comunque i nostri esercizi a media intensità e andiamo a fare un po' di stretching. Ricordiamo sempre di fare stretching al termine dei nostri allenamenti, soprattutto quando gli allenamenti sono ad alta intensità cardiovascolare e anche o ad alta intensità muscolare, ad esempio anche bodybuilding, sala pesi. Capita spesso, ho visto tante volte negli anni, ho frequentato molte palestre, sala pesi in cui arriva la persona, primo, che non fa riscaldamento, quindi arriva in sala pesi tranquilla, panca piana, boom boom, 20, 30, 40 kg, assolutamente sbagliato, così come al termine, perché all'inizio se uno non fa riscaldamento adeguato rischia strappi muscolari, quindi strappi, lesioni muscolari, tendini, legamenti. Deve essere riscaldato il fisico, dobbiamo arrivare ad una temperatura sufficientemente alta, 38-39 gradi, affinché la possibilità di avere lesioni sia ridotta al minimo. Quindi facendo riscaldamento è possibile fare un allenamento adeguato, così come è importante fare uno stretching statico al termine dell'allenamento, come adesso che abbiamo fatto comunque degli esercizi a livello medio di intensità sia cardiovascolare che muscolare, dobbiamo fare quindi stretching statico per andare ad allungare e rilassare il muscolo e il tono muscolare. Quindi iniziamo con un po' di stretching di quadricipiti, quindi 30 secondi almeno. Andiamo a stendere la gamba e ad aprire le spalle, questo. Circa 30 secondi. 20, 21. Manteniamo l'equilibrio, attenzione, andiamo a tirare la gamba avanti per altri 30 secondi, 3, così andiamo ad allungare il gluteo, tiriamo a noi la gamba il più possibile e andiamo a rilasciare lentamente. Ripetiamo con l'altra gamba, quindi tiriamo sulla gamba, prendiamo il piede e lo tiriamo completamente indietro fino al massima estensione. Facciamo forza anche con l'altra mano e quindi ci aiutiamo ad aprire le spalle per 30 secondi. Dobbiamo sentire la gamba, il muscolo che tira,
che significa che sta comunque lavorando, si sta allungando. Qualche altro secondo ancora. E andiamo a recuperare, come abbiamo fatto prima, la gamba anteriormente. Quindi con entrambe le mani la tiriamo a noi, quindi al petto, più possibile, 30 secondi. Ricordiamo che quando facciamo gli esercizi di stretching è importante, utile, se vogliamo, fare anche esercizi di respirazione, quindi non concentrarsi solo sul muscolo, su quello proprio che stiamo facendo a livello muscolare e fisico, ma cercare di mantenere la respirazione corretta, quindi lenta nel nostro caso al termine degli esercizi. Facciamo ancora qualche altro esercizio di stretching, quindi andiamo a prendere la gamba così, piede, e la tiriamo a noi per anche qui 30 secondi. Cerchiamo di tirarlo su il più possibile a noi e su. E andiamo giù, ripetiamo dall'altra parte, quindi prendiamo la gamba, piede, mano sotto e tiriamo su, 30 secondi. Cerchiamo di mantenere l'equilibrio. E andiamo giù. Siamo a fine del nostro allenamento. Come ultimo esercizio facciamo degli esercizi respiratori, che anche questi secondo me sono fondamentali, quindi degli esercizi per andare a rallentare completamente, già comunque ora rallentato, il battito del cuore, andare quindi a rientrare nella normalità, tra virgolette, quindi a fine allenamento. Quindi andiamo con gli esercizi, inspiriamo l'aria per 3-4 secondi, via, espiriamo, espirare deve durare l'espirazione circa 6 secondi, 3-4 secondi inspirazione, circa 6 secondi l'espirazione. Di nuovo inspiriamo, espiriamo, inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Un'ultima volta, inspiriamo ed espiriamo. E adesso abbiamo finito il nostro allenamento, i nostri esercizi. Mi raccomando, è importante mantenersi allenati e mantenere il fisico allenato praticando un'arte marziale, che sia karate, che sia judo, che sia aikido, che sia pugilato, qualunque sport ad alta intensità. È uno sport importante, è un'attività importante per il nostro fisico, ma soprattutto è importante anche per la nostra mente, quindi esercizi fisici che poi si riportano anche alla sfera mentale e cerebrale, quindi mantenere il fisico allenato per mantenere lo spirito, la mente e il cuore allenato. Ci vediamo al prossimo allenamento, ciao a tutti, os
Vi ricordo di iscrivervi al canale e così potete rimanere aggiornati. Ciao, alla prossima!